La friggitrice d'aria è solo un fornetto ventilato in miniatura, è tutta una mossa di marketing. Non mettere quel piatto caldo in frigo, altrimenti lo rompi subito. Più detersivo metto, più il bucato uscirà pulito e profumato. Le telecamere wireless a batteria sono comode, ma consumano un sacco di energia anche quando non registrano o sono in stand-by. Ciao a tutti, oggi sfatiamo o confermiamo 4 miti classici vecchi e nuovi. Restate con me. Mito 1. Air fryer verso forno, friggitrice. La friggitrice d'aria è solo un fornetto ventilato in miniatura, è tutta una mossa di marketing. Quante volte avete letto o sentito questa frase? Oggi sfatiamo questo mito una volta per tutte perché dal punto di vista tecnico e termodinamico non è affatto così. Il falso mito nasce dal fatto che entrambi gli elettrodomestici usano l'aria calda per cuocere, ma la differenza sta nei dettagli tecnici, la velocità del flusso e il volume della camera. In un forno ventilato tradizionale l'aria si muove in uno spazio ampio e a una velocità moderata. Nella friggitrice ad aria la resistenza è vicinissima al cibo e la ventola gira a una velocità nettamente superiore. Parliamo di un flusso d'aria calda estremamente concentrato in un volume ridottissimo. Tecnicamente questo flusso ad alta velocità rimuove l'umidità superficiale del cibo in un baleno, permettendo così di raggiungere subito la temperatura ideale per innescare la reazione di Maillard. Risultato? Quella crosticina croccante che simula la frittura, ma con pochissimo olio. Quindi no, non è solo marketing, è efficienza termica. Il volume ridotto azzera i tempi di preriscaldamento e vi fa oltretutto risparmiare tempo ed energia elettrica. E voi l'avete già comprata o siete ancora convinti che sia solo un fornetto? Fatemelo sapere nei commenti. Mito 2. Il mito del frigorifero e dei cibi caldi. Non mettere quel piatto caldo in frigo altrimenti lo rompi subito. Scommetto che ve lo dicevano sempre i vostri genitori o i vostri nonni. Ma cosa c'è di vero tecnicamente dietro questo avvertimento? Oggi facciamo chiarezza. Sfatiamo subito un mito. Un piatto caldo non spacca istantaneamente il compressore del frigorifero moderno. Quello che succede davvero è una questione di carico termico. Quando inserite un alimento molto caldo, la temperatura interna del frigorifero sale rapidamente. Il sensore rileva lo sbalzo e costringe il compressore a lavorare al massimo per ore per ripristinare il freddo. Questo si traduce in uno spreco di energia e in un'usura precoce del motore, ma sul lungo periodo ovviamente. Ma il vero pericolo è per gli altri alimenti. Il calore emesso dal piatto caldo va a riscaldare i cibi vicini, come latte, carne, formaggi, portandoli nella cosiddetta zona termica di pericolo dove i batteri proliferano rapidamente. Inoltre, il vapore crea condensa e ghiaccio sulle pareti, riducendo l'efficienza dello scambio termico, quindi impiegherà molto di più a ripristinare il freddo precedente. La soluzione tecnica corretta? Lasciate raffreddare i cibi a temperatura ambiente, non oltre 2 ore, e poi metteteli in frigo, preferibilmente in contenitori ermetici. E voi avete ancora l'abitudine di aspettare che sia freddo il cibo o infilate subito tutto dentro? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando, se il video vi sta piacendo mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, magari mettete anche qualche punto hype. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Grazie mille a tutti. Mito numero 3. Il mito del detersivo in lavatrice. Più detersivo metto e più il bucato uscirà pulito e splendente e profumato. Questo è probabilmente l'errore più comune, costoso e dannoso che possiate fare in lavanderia. Se la vostra lavatrice emana cattivi odori o se i capi escono con chiazze bianche, il colpevole è quasi certamente questo. Le lavatrici moderne utilizzano pochissima acqua per ciclo per motivi di risparmio energetico. Se esagerate con il detersivo, i tensioattivi creano una quantità di schiuma che la macchina non riesce a risciacquare. Cosa succede a quel punto? I residui di detersivo e sporco si depositano nelle parti nascoste, mica a vista. No, loro devono nascondersi, questi disgraziati, come dice Lino Benfi. E dove si nascondono? Sotto la guarnizione dell'oblone, la vasca, nei condotti. Con il tempo questi depositi si trasformano in muffe e batteri, provocando ovviamente la classica puzza di stantio. Inoltre lo sforzo per pompare via la schiuma in eccesso può affaticare la pompa di scarico. Più detersivo non significa più pulito, significa solo più residui chimici sui vestiti e più rischio di guasti. La soluzione tecnica? Usate sempre il misurino, leggete l'etichetta in base alla durezza dell'acqua e non eccedete. E una volta al mese fate un lavaggio di manutenzione a vuoto a 60 gradi con acido citrico o con un cura lavatrice specifico per pulire a fondo i condotti. Attenzione all'acido citrico, è ottimo ma va dosato
dosato bene per evitare che danneggi guarnizioni e plastiche. Per tutto questo fate sempre comunque riferimento al manuale di istruzioni del produttore. Voi quanto ne mettete? Sinceramente andate a occhio o usate il misurino? Fatemelo sapere qui nei commenti. Mito 4. Il mito delle telecamere wireless e della batteria. Le telecamere wireless a batteria sono comode ma consumano un sacco di energia anche quando non registrano o sono in stand-by. Molti rinunciano alla comodità della videosorveglianza senza fili per paura di dover ricaricare le batterie ogni 2 settimane. Ma come funziona davvero la gestione energetica di questi dispositivi? Una telecamera wireless non è sempre attiva nel senso tradizionale. L'ottica e il modulo Wi-Fi, che sono i componenti che consumano di più, rimangono in uno stato di sonno profondo, il cosiddetto deep sleep. A rimanere vigile è solo un piccolo componente a bassissimo consumo che è il sensore PIR, Passive Infrared, ovvero il sensore a infrarossi passivi. Questo PIR, questo sensore, non elabora immagini, ma rileva le variazioni di calore in movimento. Quando intercetta un colpo caldo come una persona, un veicolo, un animale, invia un impulso che sveglia in quel momento la telecamera in pochi millisecondi per registrare e inviare la notifica. Quindi cosa consuma davvero la batteria? Non lo stand-by, ma il numero di risvegli. Se la telecamera è puntata verso una strada molto frequentata o verso zone con continui sbalzi termici, il sensore continuerà a risvegliare il dispositivo centinaia di volte al giorno. La soluzione tecnica per far durare la batteria fino anche a 6 mesi, orientate l'inquadratura escludendo le zone di passaggio pubblico o che non vi interessano. Ottimo anche per la privacy questo oltretutto. Regolate la sensibilità del sensore PIR nella app dedicata. Impostate le zone di attività software per filtrare i falsi allarmi. Piccoli accorgimenti che vi eviteranno di ricaricare continuamente. E voi ogni quanto ricaricate le vostre telecamere? Parliamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, mettete qualche punto hype per sostenere il canale. A voi non costa nulla ma per me è molto importante. Visitate il mio sito web www.battitech.com, lì troverete recensioni, tutorial, guide all'acquisto, occasioni e offerte. Sono offerte selezionate personalmente da me. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!